Ciao, in questo video vedremo questo strumento che ho acquistato che serve per testare i pannelli fotovoltaici. Siccome volevo fare delle prove su dei pannelli che ho in giro e inoltre ho anche l'impianto dei pannelli fotovoltaici, mi sono detto forse è meglio che acquisto un vero tester per pannelli. Ho scelto questo del Zibu in quanto avendo acquistato già il loro tester e mi sono trovato molto bene, ho visto che sono fatti bene, mi sono orientato ancora su questa marca. Qui sotto in descrizione trovi il link di dove l'ho acquistato. Andiamo a vedere come funziona, come è costruito dentro. Farò un test sia con l'alimentatore che con dei pannelli che ho in giro. Non vado sul tetto a staccare i pannelli perché sono in funzione, non mi sembra il caso adesso. Andiamo a vederlo. Arriva in questa scatola, questo è il suo contenitore, abbiamo dentro dei certificati di garanzia, due manuali, uno in cinese e uno in inglese. Questo è il manuale in inglese. All'interno abbiamo gli attrezzi per smontare i connettori con i vari tipi, il clips per appenderlo, si fa passare questo qui in questo gancio e lo si può appendere. Abbiamo due tipi di cavetti, questo con le pinze a coccodrillo e questo cavetto qui con i connettori dei pannelli, quindi possiamo andare direttamente sul pannello o sulla serie dei pannelli. Vediamo le caratteristiche, ne esistono due modelli, l'FT 1000 e l'FT 2000. Questo è l'FT 2000. Guardiamo le caratteristiche: potenza massima 2000 watt, tensione dei pannelli da 12 a 120 volt, corrente nella fase di test sono 35 ampere, tensione vuoto è uguale a quella del pannello e anche la corrente è sempre 35 ampere. Dimensioni del display, le funzioni, beep, retroilluminazione, power off automatico, indicazione di bassa batteria, hold dei dati, protezione contro l'inversione di polarità. Questo è molto utile perché se per sbaglio giriamo più o meno non succede nulla. Poi andremo a vedere l'interno come è fatto per capire come ha fatto questo tipo di protezione. 3 batterie AAA che sono all'interno di questo sportellino, sono comode perché se facciamo l'hold e stacchiamo il pannello perlomeno il dato ci rimane, perché ci sono alcuni di questi strumenti che si autoalimentano dal pannello. Il problema è che quando stacchiamo il pannello il tutto si spegne. Dimensioni, peso e gli accessori che abbiamo visto. Andiamo a vedere il suo interno. Questo è il vano batteria con una vite, 3 batterie AAA, si apre togliendo queste 4 viti che io ho già tolto. Ha un sistema con delle molle per andare a portare la tensione dalla batteria su questi due pad qui dorati. Vediamo come è realizzato. Vediamo subito che sono state cancellate le sigle di alcuni componenti, qua, anche questi piccini, questo e questo. Questo è il microcontrollore e questo è l'integrato che si occupa del pilotaggio del display. Il cicalino, qui abbiamo le resistenze di shunt, sono collegate in questo modo. Abbiamo le prime due, queste qui che sono in serie almeno. Dopo abbiamo tutte queste che sono accoppiate a 2 e messe in serie ai 4 MOSFET in questo modo qui. E poi c'è un diodo di protezione contro l'inversione di polarità, che è questo qui, è un doppio diodo. In pratica sono 2 diodi così in parallelo. L'esecuzione è fatta abbastanza bene, nulla da dire, saldature sono perfette. Adesso collego l'alimentatore con dei banana miei e vediamo cosa succede con un alimentatore. L'alimentatore adesso l'ho impostato a 15 volt a mezzo ampere. Accendo, bisogna tenere premuto un po' fino a che si accende. Adesso l'alimentatore è spento, misura tutto 0, quindi tensione vuoto 0. Accendo l'alimentatore, ho i miei 15 volt, ovviamente non è in fase di test e segna tutto 0. Faccio un manual, mi misura il mezzo ampere che ho impostato come limitazione dell'alimentatore. La potenza viene calcolata, questa qui quindi è la tensione vuoto, la tensione che si forma quando fa il test. Anche qui uno è la corrente impulsiva e l'altra è la corrente del pannello, che nel caso dell'alimentatore sono uguali. Nel pannello in effetti queste due correnti saranno diverse.
Se lo metti in automatico lui effettuerà il test ogni x secondi. Adesso ha fatto un test, tra poco vedremo che si aggiorna la pagina, eccola qui, e ha fatto un altro test, e così va avanti a fare i test continui. Se li facciamo manualmente qui ci dice di farli ogni 30 secondi. Provo a cambiare sia tensione che corrente dell'alimentatore. Per fermare l'auto dobbiamo fare comunque un manuale o dobbiamo spegnerlo. Vediamo l'hold, quindi rimettiamo in automatico. Se faccio hold si blocca e non va più avanti. C'è la retroilluminazione, devo tenere premuto. Se ritengo premuto si spegne la retroilluminazione, se lo schiaccio un'altra volta va via l'hold e riprende il test automatico e cambio la tensione sull'alimentatore. Ho messo la tensione massima che mi può dare questo alimentatore, sono 61 volt, sono sempre comunque mezzo ampere, faccio un manual, 60 volt, mezzo ampere, 30 watt. Se faccio 1 ampere sono 60 watt, porto l'alimentatore a 1 ampere, faccio il test, 1 ampere, 61 watt, 61 volt, perfetto. Andiamo adesso a fare dei test veri su dei pannelli. Vediamo adesso questo piccolo pannello che mi sembra anche qualche problema. Andiamo a vedere, la tensione infatti è un po' bassina, faccio un manual, 2 watt e mezzo, I di cortocircuito 3,2 ampere, impulsiva 1,8 e VMP 1,4. Proviamo in automatico, gli stessi dati. Questo è un altro pannello che è in giro, 22,9 volt a vuoto, facciamo il test. Sono 6 watt con 0,5 ampere, tensione scende in test a 15,2 volt. Riproviamo in automatico, 6 watt, adesso ripete il test ogni 8 secondi, ecco, 6,3 watt. Siamo in inverno quindi il sole è molto basso. Abbiamo visto quindi com'è semplice con questo strumento testare i pannelli fotovoltaici, perché non basta mettere un tester e vedere se esce tensione, bisogna provarli con un carico tipo quello che avete visto che c'è all'interno di questo strumento. Strumento molto utile per chi come me ha in giro dei vecchi pannelli e non sa bene se ancora sono efficienti o meno, oppure in un impianto fotovoltaico per andare a capire quale pannello ha problemi. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!